Ok. Il risultato c'è, siamo pronti. 3, 2, 1. Io sono Bat E io sono il centralino. e questo è... Resta Zone. That's a one-on-one. Bentornati su YouTube, bentornati oggi. Video un po' speciale, eh? Sì, questo raga possiamo dire che è un video forse inedito in Italia. Faremo un esperimento che tutti probabilmente state aspettando, cioè quell'esperimento degli esperimenti in ambito sneakers, in ambito soprattutto fake. Abbiamo visto nello scorso video e parlato nello scorso video di fake. Oggi cercheremo di... Cosa faremo, centralino? Capire se effettivamente queste app che millantano di saper fare il legit check o meno solo tramite foto funzionano realmente, perché io non sono così convinto. Vedremo. Anche perché tanti di voi ci chiedete di fare i legit check dalle foto, ci volete mandare le foto per fare i legit check, I video. ma noi l'abbiamo sempre detto, non facciamo legit check tramite video o foto o videochiamata o chiamata o altra roba virtuale, ma li facciamo solo di persona nel nostro negozio, perché è il modo migliore per giudicare una scarpa che sia legit o fake è avendola in mano, toccandola, guardando i materiali, annusando gli odori e vedendo anche un po' la scarpa, la storia che racconta e tante altre cose che da una foto non c'è, non si capisce, non si può intuire. Ci sono ovviamente, come ha detto il centralino, tantissime app che fanno questo servizio a pagamento, attenzione, perché si fanno pagare per fare questo servizio. E noi abbiamo fatto questo piccolo investimento per voi Esatto. e per capire veramente se il Esattamente. servizio funziona. Esattamente, aspettative. Prima di andare poi nel pratico, aspettative. Io sono sincero, spero che il servizio funzioni. E quindi do fiducia a internet e all'intelligenza artificiale. Allora, io ti dico, secondo me il servizio è un servizio chiaramente fatto non per truffare, ma per effettivamente cercare di sgamare i Aiutare. fake. Aiutare. Il problema, come abbiamo detto prima, è che è molto complicato, secondo me, da una foto, da un video, comunque da poche foto, giudicare una scarpa legit o fake. Anche perché l'industria fake è diventata veramente, ma veramente ampia, purtroppo. Ci sono tantissimi fake fatti bene, come quello che vedete qui, che non c'è più perché adesso lo faremo vedere, sarà la nostra cavia, e di conseguenza i fake fatti bene tramite le foto sono veramente complicati. da Dimmi la scavare. verità, te sotto speri che sbagli. Io spero che vai per il content, raga, è content, cioè se sbaglia è chiaramente titoloni, però noi lo facciamo in buona fede e di conseguenza non siamo stati pagati, aggiungiamo, dall'app per fare questa cosa, infatti non citeremo l'applicazione che utilizzeremo e non faremo nessun tipo di sponsor e product placement, ma facciamo un esperimento sociale imparziale. Facciamo entrare la cavia. Eccola qua. Questa, raga, sarà la nostra cavia. La Jordan 1 Low Reverse Mocha di Travis Scott, che avete già visto in tanti nostri video e shorts. Rivisto. Ovviamente fake, fatto veramente bene, non perfetto, vi abbiamo fatto vedere le differenze che ci sono anche con una originale, però è un fake di alto livello, devo dire, e vediamo se tramite le foto, cioè io ti giuro, tramite foto questa è complicata da Non è sgamare, semplice. L'odorino è ancora un po' chimico, eh? Sì, Non sono così convinto che dalle foto si riesca a a riconoscere. riconoscere, perché il materiale e alcuni dettagli veramente complicatissimo tramite le foto. Sì. Tant'è che appunto per questi motivi noi non ci assumiamo nessun rischio a fare questo tipo di legit check online. Certo. Perché mettere il nostro nome e la nostra garanzia su un paio di cui non possiamo essere sicuri al 100%, Certo. non ci sentiamo di farlo e non lo facciamo. Io direi che non c'è più null'altro da aggiungere. Quello che faremo in questo video l'abbiamo detto. La cavia ce l'abbiamo, dobbiamo solo metterci in pratica a fare questo legit check. L'hai mai fatto tu?
No, non l'ho mai Io fatto. sì. Quindi sai come funziona e ci condurrai in questo video. Ti dico già che ci sarà da scavicchiare e preparare un po' di cose per aiutare l'app e poi vediamo insieme il risultato. Quindi siamo al momento della verità. Esatto, qui abbiamo la scatola un po' sbiadita, quindi potrebbe essere facile da beccare per la scatola, però può anche scolorirsi la scatola. Anche Quindi la carta ha un filino rovinata. l'unboxing della scarpa fake l'avevamo già fatto. Se volete andare a vedere l'unboxing di questa Travis fake lo trovate qui in sovraimpressione. Adesso facciamoci le foto che richiede l'applicazione per fare il legit check. Secondo te cosa Non salta so, fuori dal non lo risultato? so. Non ho mai utilizzato queste app, quindi non ti so dire Allora io se siano affidabili o meno. Il nostro intento è proprio quello di scoprirlo in questo video. Puzza Sì, ma ancora. loro non possono annusare centralino. Cioè, puzza ancora un po' questa. Puzza, sì, puzza, però Comunque- loro guarda, dalle foto non possono né toccare i materiali né annusare gli odori, che sono secondo noi un fattore molto importante quando si fa il legit check. Allora, adesso iniziamo. Io ho già provato qualche volta. Ho tolto le solette perché l'iter lo prevede, chiederanno anche le foto delle solette, ma vediamo tutto bene insieme. Allora, intanto bisogna selezionare sull'app il modello Jordan 1 Low. Guardiamo anche gli esempi. Qui vedete un po' di confusione, raga, perché sono tutte le spedizioni che dobbiamo fare. Questo è il bancone delle spedizioni. Sì, ma non fotografare il nostro ring light, che sennò dicono, oh, questi fanno il video. Prima foto è perfetta. Seconda foto, Allora, size tag left. interno, il size tag interno. Tieni bene lì le dita. Ce l'abbiamo. Paio destro. Poi, Back of insole left. quindi il back delle solette, quindi Esatto. questa parte qui, raga. Il retro. Soletta prima a sinistra e poi la destra. Quindi prima soletta a sinistra. Andiamo avanti. Vediamo cosa dice l'app. Stitching left. Quindi mi chiede La parte interna parte interna. senza la soletta. Beh, il processo comunque è abbastanza spedito, Cioè, sono delle banali foto, ragazzi, non mi sembra nulla di complicato. Ok, box label, quindi Il box, raga, può essere un il problema. box è bicolore. Li vogliamo mettere in difficoltà. Ah, per forza, cioè non possiamo, fammi vedere. Qui dovrebbe esserci un codice interno. Questo? Posso dire che non ha praticamente chiesto foto dello shape della scarpa, niente. Secondo me, dalle foto anche comunque Io i metto anche degli materiali. additional. Mettiamo anche delle foto in più? Sì. Tipo Ah, della carta, il codice qui vuoi mettere? Queste foto dei cartoncini così. sì. Facciamo una foto Mettiamo del retro, tipo delle faccine qui sì, dei ricami. Sì, giusto, ci vuole. Foto dei ricami così. Foto del tono. Ci vuole. Foto del tono. Cioè, raga, prima li volevamo mettere in difficoltà, però qui li stiamo aiutando. Cioè, più di così non potevamo fare, dai. Foto dei lazzi Foto extra. lazzi extra. Lazzi extra sono fatti veramente bene, ammetto. Commenti extra? Commenti extra no, perché comunque, cioè magari, attenzione, i commenti extra sono abbastanza utili, quindi se voi, raga, le avete comprate a 100 euro, a 200 euro, soprattutto il prezzo ditelo sicuramente, dove le avete comprate. Ah, facciamo questo da 30 minuti. Ok, ovviamente Submit. Everything looks good, quindi tutto sembra corretto. più pagate, meno ci mettono a fare il legit check. Vediamo se Noi ce lo l'abbiamo fatto prendono. partire e ora aspettiamo che ci dicano un risultato. Nel Ok. frattempo torniamo Sul qui alle set. nostre spalle nel nostro set. Eccoci qua, raga, quindi tornati, le foto sono state inviate e... Non resta nient'altro che aspettare. Sì, Quindi mettiamoci comodi. esatto. E aspettiamo. One hour later. È arrivato? È arrivato. È arrivato il risultato? Ci siamo, raga. Siamo pronti a vedere il risultato? The result is ready. Ok. Ok. Il risultato c'è. Siamo pronti. 3, 2, 1. Not pass. La beccata. Attenzione! La beccata. Attenzione! Beccata Quindi in pieno. beccata. Non passa come originale. Prima volta che mi capita di vedere un pallino rosso.
Allora, secondo te da cosa ha capito? Riguardiamo le foto. Questa della silhouette comunque vuol dire, cioè comunque un po' si percepisce. Ti dico la verità, pensavo... Sbagliasse? Sì. Allora, c'è da dire che comunque la scarpa, come abbiamo fatto vedere, è fake fatto bene, però ci sono delle differenze. Cioè, l'avevamo fatte vedere anche noi. Cioè, bene che un fake di questi livelli non sia passato, perché vuol dire che i fake fatti peggio non passano a prescindere. Sarebbe da capire se esistono, perché io non li ho mai visti. Questo fake che abbiamo qui è quello migliore che ho mai avuto tra le mani, anche perché non è che io sono un ricercatore di sneakers fake fatte come quello bene, dello scorso video. come quello dello scorso video, che in realtà erano fatte peggio. Vabbè. Vabbè. In ogni caso bisognerebbe capire se ci sono dei fake fatti meglio e se questi fake fatti meglio passano questi test. Sono contento, dai. Noi ci fermiamo qui. Ti dico la verità, sono contento comunque che l'abbia riconosciuta, perché vuol dire che è un servizio che sia a pagamento, però fa il suo dovere. Esatto. Poi è chiaro, bisogna vedere se è sempre preciso, perché ci saranno magari situazioni o più complicate, o se c'è una persona come noi magari che le controlla, può esserci l'errore umano. Lei ti dice il pass o no pass, cioè non c'è una via di mezzo. No, o vera o falsa, cioè non è che c'è una via di mezzo, Giusto. o è originale o no. Ok. Quello ti dà check positivo o check negativo. Ok, quindi nel nostro caso l'applicazione ha funzionato. In ogni caso noi ripetiamo, se avete la possibilità di portare le scarpe di persona da delle persone che fanno questo di lavoro, che possiamo essere noi come possono essere tante altre persone che se ne intendono nella nostra stessa maniera, è sempre bene andare di persona. Se comunque non potete, non riuscite, queste app esistono e noi, ripeto, non le citiamo perché non siamo stati pagati, ma comunque le trovate e potete utilizzarle per essere più sicuri di quello che comprate, di quello che magari avete comprato. A me fa piacere comunque che sia passato, cioè avevo piacere se non passava, no, ti saresti divertito. mi dai. sarei divertito di più chiaramente se c'era un riscontro negativo, Però comunque sono contento perché vuol dire che il fake magari si riesce a sgamare, cioè un fake fatto bene così si sgama e quindi c'è più controllo anche da parte di chi vuole un prodotto sano e originale. Purtroppo c'è, come nello scorso video abbiamo visto, chi compra consapevolmente il fake. Quello non ci si può fare nulla, raga. Ma se siete delle persone che volete in onestà comprare sneaker originali e avete magari qualche dubbio, questo è un'opzione in più che potete utilizzare. io direi che oggi abbiamo portato un bel contenuto diverso dal solito. Inedito. Ma chi li porta questi contenuti in Italia, raga? Ma chi ve li porta? Cioè, ma chi ve li porta? Nessuno, noi. E quindi è giusto mettere un bel like. È giusto mettere un bel like a questo contenuto e soprattutto seguiteci, iscrivetevi, non perdetevi nessuno dei prossimi video. Dal BAT Il centralino. è tutto, ci vediamo come al solito in un prossimo video.